Ciao a tutti! In questo video tutorial vi mostrerò come costruire una facciata in stile rustico, completa di porta finestra e balcone. Vedremo passo passo come creare una scena realistica, arricchita da fiori che sporgono dal balcone e decorano l'angolo del muro. Alla fine incolleremo il tutto in una cornice per dare risalto alla scena e trasformarla in un affascinante quadro in alto rilievo. Preparate i vostri materiali e seguitemi in questo progetto creativo. Ho iniziato costruendo la porta finestra, disegnando e stampando una dima che utilizzo come riferimento. Per prima cosa ritaglio la base su cui incollerò i listelli di balsa per formare la porta. Per costruire la facciata utilizzo il carving foam formato A5, spesso 10 mm. Traccio il profilo della porta finestra per ritagliare il foro. Poi procedo tracciando i mattoni, iniziando dall'arco sopra la porta. Ora comincio ad incidere i mattoni, utilizzando questo incisore in metallo. Per invecchiare i mattoni e creare delle spaccature, passo sulla superficie con questo sassolino di tufo. Prima di continuare, volevo mostrarvi come ho sistemato il mio laboratorio. La Hobby Zone mi ha proposto di provare i loro moduli componibili, pensati proprio per organizzare attrezzi e materiali nel nostro spazio di lavoro. Sono realizzati in MDF molto robusto, tagliato con frese di precisione. Ogni modulo è dotato di incastri, rendendo il montaggio semplice e divertente. Basta aggiungere un po' di colla vinilica sugli incastri e tutto si assembla molto facilmente. Ogni modulo è dotato di magneti che garantiscono un assemblaggio più saldo e stabile.
Ora il mio banco da lavoro è sicuramente più ordinato ed accogliente. Ora continuiamo a costruire il diorama. Dopo aver inciso i mattoni, creo l'intonaco utilizzando dello stucco per muri. Spalmo lo stucco cercando di creare un leggero spessore. Cospargo lo stucco ancora bagnato con del gesso in polvere, che poi picchietto con le dita per farlo aderire al fondo. Comincio adesso la fase di pittura. Per prima cosa applico una mano di fondo, utilizzando come sempre un colore acrilico mescolato con colla vinilica e acqua. Quando la mano di fondo è ben asciutta, inizio a dipingere partendo dai mattoni. Utilizzo varie tonalità di marroni tendenti al rosso, qualche marrone scuro e anche un arancione. Quando il colore è asciutto, riempio lo spazio tra i mattoni utilizzando un fugante in polvere molto chiaro. Quando anche il fugante è asciutto, inizio a creare degli effetti di invecchiamento, come umidità e sporco. Incollo del cartoncino spesso 2 mm sul retro della facciata, per irrobustirla e creare un appoggio per incollare la porta. Per simulare il vetro della porta utilizzo un foglio di PVC trasparente. Inizio ora a costruire il terrazzo utilizzando del polistirene.
Ho progettato e stampato in 3D una ringhiera da posizionare sul balcone. Creo ora della vegetazione con dei fiori che sporgono dal balcone ed anche sul muro della facciata. Utilizzo del lichene come base, che poi cospargerò con delle foglioline e del flock colorato della Green Stab. Per fissare i fiori sul lichene utilizzo questa colla spray, sempre della Green Stab. Per terminare il progetto incollo la facciata su questa cornice in formato A4. Dopo aver tolto il vetro, incollo sul fondo un foglio bianco da disegno, in modo da mantenere un bordo bianco all'esterno e creare una sorta di quadro in alto rilievo. Spero che questo video vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e ad iscrivervi gratuitamente al mio canale. Un grazie speciale va ai membri della mia community Patreon. Se volete unirvi alla community, avrete accesso a tecniche di costruzioni esclusive e tanti contenuti speciali. Il vostro sostegno è ciò che mi permette di creare sempre nuovi e interessanti progetti, dandomi la spinta necessaria per migliorare il mio lavoro. E ora non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Grazie ancora e a presto. Ciao!